L'impatto zero non esiste. Quante volte avrai sentito parlare in giro per il web, nei magazine, di impatto zero? In realtà la mia è anche un po' una provocazione, perché l'impatto zero esiste, ma non esiste come lo intendiamo. Che cosa significa innanzitutto impatto zero e perché non esiste come lo intendiamo? Dobbiamo immaginarci i sistemi complessi, quindi noi esseri umani, la Terra, ogni essere vivente presente nell'universo, sono dei sistemi complessi. Un sistema complesso è tale perché è in relazione e una relazione esiste quando c'è uno scambio di qualsiasi cosa, di energia, di informazioni e così via. Immaginiamoci, per semplificare al massimo, un sistema complesso come una vasca da bagno, in cui abbiamo un rubinetto che mette l'acqua in entrata e un rubinetto, in realtà uno scarico, dove esce dell'acqua. Noi possiamo intervenire su entrambe le fonti di uscita e di entrata di acqua all'interno della vasca da bagno. Cosa è l'impatto zero? La green economy, quello che sta facendo, è intervenire nella riduzione massima degli sprechi ed è questo quello che loro intendono come impatto zero. Cosa significa ridurre gli sprechi? Significa chiudere il tubo di scarico dell'acqua. Questo significa, cioè una vasca dove c'è dell'acqua, dove noi chiudiamo il tubo di scarico, l'acqua è ferma. In realtà però, per la legge della termodinamica dell'entropia, l'entropia cos'è? È la propensione che ha un sistema al caos, quindi la sua naturale dispersione di energia. Cioè vuol dire che qualsiasi cosa noi faremo all'interno di un sistema complesso, ci sarà sempre una piccola dose di energia che verrà sprecata. Ciò significa che per quanto noi chiudiamo il tubo di scarico dell'acqua, uscirà sempre dell'acqua. Ciò significa che se noi ottimizziamo anche al massimo lo spreco, comunque uscirà sempre dell'acqua. E soprattutto, come noi sappiamo, se noi lasciamo l'acqua all'interno di una vasca per 10 giorni, l'acqua prima o poi diventerà verde. Ecco quindi che non possiamo pensare che questo sia l'impatto zero, anche perché poi se noi pensiamo anche agli ecosistemi, ciò che gli ecosistemi restituiscono all'ecosistema stesso inteso come terra è molto maggiore rispetto a quello che loro prendono per il loro sostentamento. Come dice la teoria della Gestalt, il risultato è più della somma delle singole parti. Ecco quindi che l'impatto zero inteso in questo modo, come lo intende la Green Economy, non può esistere. Invece esiste il concetto di impatto zero come rigenerazione. Perché? Perché mentre se noi, anche se chiudiamo il tubo di scarico, l'impatto zero non sarà mai zero, perché comunque l'acqua prima o poi scenderà al massimo. Oltretutto non mi sembra che gli ecosistemi siano in chissà quale abbondanza in questo momento, quindi significa che la nostra vasca da bagno, inteso che è l'ecosistema, è abbastanza basso il livello di energia, il livello di relazioni, interazioni che ha in questo momento e quindi abbassare e ottimizzare soltanto il livello non è assolutamente un qualcosa di ottimale. Ma bisogna fare cosa? Bisogna rigenerare, cioè bisogna fare una cosa banalissima in realtà, ma è un concetto così profondo che veramente il 99% delle aziende, delle persone, dei politici, di chiunque vi parlerà anche di sostenibilità non l'ha veramente compreso fino in fondo, che è il concetto appunto di rigenerazione di cui ci parla anche la Blue Economy. Mentre la Green Economy vuole ridurre l'impatto, come abbiamo detto, vuole fare in modo di abbassare al massimo il livello di energia sprecato, invece la Blue Economy vuole sì fare anche questo, ma vuole rigenerare, cioè vuole aprire il rubinetto. Questo perché? Perché vuole portare l'acqua a un range, a un livello desiderato. Quando noi facciamo il bagno dentro una vasca da bagno, se la facciamo all'interno della vasca con l'acqua alta così, sentiremo freddo. Se la facciamo altissima, l'acqua straborderà. Ecco quindi che bisogna trovare un livello accettabile. E questo livello accettabile si chiama nei sistemi complessi, ho detto in tantissimi altri video, equilibrio dinamico, ed è proprio il concetto che noi vogliamo portare avanti, che io stesso porto avanti ogni giorno grazie alle mie consulenze, grazie alla formazione che faccio con la mia agenzia IFE e al mio team, è proprio questo. L'impatto zero non esiste, ci aggiungo un pezzo, se non c'è rigenerazione.
Senza rigenerazione non ci può essere impatto zero, perché se noi abbassiamo semplicemente il livello dell'acqua all'interno della vasca, prima o poi gli ecosistemi collasseranno, ed è quello che sta succedendo. Ecco perché la green economy sta fallendo ed ecco perché non riusciremo mai a portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile che si sono prefissati l'ONU entro il 2030 per l'agenda delle Nazioni Unite. Ecco quindi che è un problema grandissimo quello che stiamo attraversando in questo momento, proprio perché non abbiamo compreso questo concetto che invece chiunque ha studiato sistemi complessi ve lo saprà dire semplicemente. Ecco quindi che il concetto fondamentale è quello di rigenerare i servizi ecosistemici. Se vogliamo rigenerare gli ecosistemi dobbiamo rigenerare servizi ecosistemici, quelli che si chiamano anche capitale naturale, sono il servizio di impollinazione, il servizio che gli ecosistemi fanno di controllo dell'erosione del suolo, di purificazione dell'acqua, controllo dei venti. Sono tutti quanti dei servizi ecosistemici che noi possiamo attraverso i nostri business, attraverso tutto ciò che esiste di progettuale, restituire all'universo. Anche perché pensiamoci un attimo, quando noi morivamo o quando mangiavamo un frutto, lo defecavamo in terra e quindi producevamo altri batteri in terra che producevano humus e quindi producevano poi altre piante, altri esseri viventi. E quando morivamo, il nostro corpo andava in terra e quindi ecco qui lo stesso processo di decomposizione e di creazione di altra vita. Non è a caso che le più grandi filosofie pensino alla reincarnazione. Io la vedo almeno in questo modo, per me questa è reincarnazione, cioè il fatto che diventiamo altri esseri viventi, restituiamo quell'energia che ci è stata data il giorno della nostra nascita, anzi il giorno del nostro concepimento. Ecco quindi che i servizi ecosistemici qualsiasi essere vivente li restituisce. Perché noi non le restituiamo se siamo una delle più grandi strategie della natura che si chiama biodiversità e noi stessi facciamo parte di un grande universo che si chiama natura? Perché noi siamo semplicemente natura.